Ciao a tutti! Oggi vi facciamo vedere la torta più soffice d'Italia, la torta paradiso. Il procedimento è davvero semplicissimo e avrete con la nostra ricetta una torta paradiso soffice come nuvola. Vediamo la ricetta. Per fare la classica torta paradiso di Pavia noi utilizziamo 4 uova, 180 g di zucchero a velo, 100 g di burro morbido, 200 g di farina 00, 80 g di fecola di patate, 12 g di lievito per dolci, un pizzico di sale, scorza grattugiata di un limone e un cucchiaino di estratto di vaniglia. Per prima cosa mischiamo le polveri, quindi in una ciotola abbiamo la farina e aggiungiamo la fecola di patate, il lievito. Il lievito potreste anche non metterlo nella ricetta originale, non è sempre previsto, però alla pasticceria Vigoni, che ha la ricetta segreta della torta paradiso, in realtà hanno detto che un agente lievitante lo utilizzano. In una ciotola bella capiente o in una tazza capiente mettiamo il burro. Noi l'abbiamo tirato fuori dal frigorifero 1-2 ore prima di cominciare a fare la ricetta, in modo da averlo a temperatura ambiente. Deve essere morbido ma non sciolto. Al burro aggiungiamo la scorza di limone e adesso monteremo il burro con lo zucchero. Scegliete burro di altissima qualità perché è un ingrediente fondamentale della torta paradiso. Montiamo a bassa velocità. Ce ne lasciamo un po' di zucchero. Adesso metteremo un tuorlo per volta. Vedete, il recipiente in cui fate questa operazione deve essere largo abbastanza da far centrare le fruste, però non troppo largo, poi altrimenti tutto si disperde. Deve aderire, vedete, un po' alle pareti. Per questo stiamo utilizzando una tazza. Dovete ottenere una crema, vedete? Questa è la consistenza. In modo che la torta paradiso venga benissimo, tutti gli ingredienti devono essere alla stessa temperatura. Il burro montato con lo zucchero, i 2 tuorli e la scorza di limone andiamo a metterlo in una ciotola. In una ciotola gli albumi che ci siamo lasciati dalle 2 uova che abbiamo utilizzato come tuorli per montare il burro, adesso stiamo aggiungendo quindi le 2 uova intere. Aggiungiamo un pizzico di sale e circa 30 g di zucchero, che è quello che ci siamo lasciati prima mentre stavamo montando il burro. Aggiungiamo l'estratto di vaniglia. Andiamo a montare. Non dobbiamo montarlo completamente, vedete, rimane un po' così, un po' liquido. Preriscaldiamo il forno a 170 gradi statico. Nella ciotola dove abbiamo messo il burro montato aggiungiamo invece le uova montate, piano piano, e anche la farina setacciata, piano piano, e mescoliamo con una spatola. Se vi piacciono le torte soffici come nuvole, questa è la torta che fa per voi. Il bello della torta paradiso non solo l'aroma di limone, di vaniglia, ma è anche questa consistenza sofficissima, davvero una nuvola. E potete mangiare questa torta a colazione, buonissima, solo con lo zucchero a velo, come dessert servendola per esempio con un gelato particolare alla vaniglia, oppure con una salsa. Ma è perfetta anche come torta di compleanno, se la farciamo per esempio con della crema pasticcera, con la crema al latte, con la Nutella, perché
che se ci pensate è molto simile poi ad un pan di Spagna, solo che qui c'è il burro. Quindi invece di fare il classico pan di Spagna potete fare la torta paradiso. E se decidete di farcirla con la crema al latte diventa la famosa torta Kinder Paradiso. Quindi profumo e consistenza sono la forza di questa torta, in realtà semplicissima sia nell'esecuzione ma anche per gli ingredienti, sono pochi e si fa davvero facilmente. Basta sempre seguire alcuni piccoli accorgimenti che in pasticceria sono fondamentali, li trovate tutti scritti comunque sul nostro sito www.cucinageek.it. Il link lo trovate in descrizione e se volete vedere tutte le ricette tradizionali italiane come questa, un classico della pasticceria italiana, iscrivetevi al nostro canale YouTube Cucina Geek. Dovete cliccare sulla campanella in modo da ricevere le notifiche da YouTube tutte le volte che esce una nostra nuova videoricetta. Quindi vedete, incorporiamo le uova montate, ogni volta poi la farina setacciata e si mescola dal basso verso l'alto. Quindi si fa così finché non terminiamo, poco alla volta. Vi sarete accorti che questa torta poi, per quanto riguarda le dosi, ha praticamente per tutti gli ingredienti la stessa dose, quindi per esempio noi abbiamo utilizzato 180 di farina, 180 di zucchero, quindi la ricetta classica vuole che per la torta paradiso gli ingredienti abbiano tutti la stessa misura. Possiamo versare quindi il contenuto nella tortiera. Noi stiamo utilizzando una tortiera 18 x 8 cm in modo da averla bella alta, l'abbiamo imburrata prima, però in alternativa potreste anche utilizzare un'altra tortiera, noi spesso la facciamo anche in questa da 22. La livelliamo. Questa torta rimane soffice per 2-3 giorni, la potete mantenere fuori dal frigorifero in una campana di vetro a temperatura ambiente. Se invece la farcite ovviamente dovete metterla in frigorifero. Una volta cotta e raffreddata potreste anche congelarla, senza farcirla ovviamente, sempre, per un mesetto. E possiamo infornare la torta paradiso a 170 gradi, forno statico. Dopo 50 minuti possiamo sfornare la nostra torta paradiso. Ed eccola qui, ovviamente ricordatevi che ogni forno è diverso, noi abbiamo fatto la prova con lo stecchino per vedere se era cotta. La facciamo raffreddare su una griglia e poi la serviamo. Una volta raffreddata la giriamo perché sarà liscia ed eccola qui. Se rifate la nostra ricetta fatecelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek per vedere tutte le ricette della tradizione italiana. Alla prossima ricetta, ciao ciao! Potrebbe diventare la mia torta preferita. È buona. Mi sento proprio in paradiso. Provatela, fidatevi di me, che è deliziosa.